Ciao a tutti ragazzoli e bentornati anche oggi in un nuovo video. Oggi siamo qui con un video per gli utenti iPhone, ovvero vi mostrerò 15 tips da poter usare sul vostro iPhone e per poter usare al meglio il vostro iPhone. Molti di questi vi sorprenderanno perché veramente vi risolveranno un sacco di problemi o comunque vi accorceranno un sacco di operazioni mentre usate il vostro iPhone, tanto sono veramente meravigliose. Ma prima di iniziare voglio ricordarvi di seguirmi qui sul canale. Qui potete trovare veramente un sacco di cose su questo canale: tecnologia, vlog, cose riguardanti tatuaggio. Chi più ne ha più ne metta. Date un'occhiata anche alle mie playlist, attivate la campanellina perché almeno vi arriverà la notifica quando carico un nuovo video. Ma soprattutto l'80% di voi ancora guarda i miei video e non mi segue, quindi seguitemi assolutamente, lasciate un like e un commentino se il video vi è piaciuto. Ma iniziamo subito con le 15 tips. Vorrei iniziare con il primo ed è la selezione multipla dei messaggi, quindi basterà recarsi in messaggi, aprirli, con due dita tenere premuto su un messaggio e da qui potremo selezionare o deselezionare appunto una quantità maggiore di messaggi e così andarli a eliminare contemporaneamente o segnarli nei non letti per leggerli poi successivamente. E lo stesso si potrà fare anche con i file, con le note che abbiamo preso e anche con i nostri promemoria. Questa seconda tip ci sarà molto utile nel caso in cui vorremmo stoppare della musica o magari un film che stiamo guardando su Netflix e addormentarci senza che la musica vada avanti ininterrottamente, o così anche un film. Basterà recarci appunto nella sveglia, andare nella parte del timer. Quando siamo nel timer, impostare un tempo in cui pensiamo di poterci appunto addormentare, cliccare qua sotto e andare interrompi riproduzione. Una volta cliccato su interrompi riproduzione, impostiamo e quando avvieremo il timer, dopo esattamente 16 minuti, si stopperà tutto quello che starà riproducendo il telefono, quindi musica, film o altro. Ora arriviamo a qualcosa di molto utile per rendere tutto molto più veloce, ovvero il timer istantaneo. Se vogliamo un timer istantaneo senza entrare appunto nella sveglia e poi andare nel timer, c'è direttamente qua il tastino. Se teniamo sopra premuto, da come potete vedere possiamo impostare direttamente un timer che parte da 1 minuto fino ad arrivare a un'ora, giusto per rendere tutto velocemente. Poi possiamo ovviamente avviare e così il timer partirà. Ora una cosa veramente bella che quando l'ho scoperto ho detto wow, ci posso fare veramente un sacco di cose, sia per mandare per messaggi, sia magari per farci appunto le miniature, le copertine dei video di YouTube, o si possono fare veramente un sacco di cose, ovvero facendo un qualsiasi screenshot. Prendiamo adesso uno screenshot qua del mio telefono, apriamo, molti di voi forse non appariranno tutti questi tab, semplicemente li ho fatti apparire cliccando questo bottoncino qua. Se non l'avete mai fatto, cliccateci sopra, vi verranno fuori appunto vari pennarelli, righelli e altre cose, ma forse non sapete che su questo più potete trovare la lente, e la lente è una cosa veramente figa, soprattutto se dovete mostrare qualcosa, magari mandare un messaggio a qualcuno con riferimento a un'applicazione da fargli vedere. Come potete vedere, su quello che andiamo a inquadrare la lente ingrandirà. Prendiamo la mia bella faccia, qua si può ingrandire o comunque rimpicciolire il cerchio. Qua possiamo, zoomare e dezoomare con questo altro tastino. Ma altre cose veramente belle che se continuiamo e rischiacciamo ancora qua sul più, possiamo anche rendere opaco tutto il resto. Quindi possiamo solo focalizzare il tutto sulla mia faccia. Possiamo aggiungere anche firme, possiamo aggiungere, quella era una firma che avevo provato io a fare, un testo, una descrizione. Possiamo veramente sbizzarrirci con tutte queste cose. Altra cosa veramente bella che forse molti di voi non sanno, fatemi tornare indietro, ok, è che se prendete comunque un qualsiasi pennarello e volete magari disegnare una freccia, basterà fare la forma di una freccia, tenere premuto e in automatico la freccia si creerà perfettamente da sola. Ovviamente dovete tenere premuto perché sennò, se la fate così, poi rimarrà una freccia tutta sgorbia. Penso funzioni anche con i cerchi. Se fate infatti un cerchio poi tenete premuto, quest'ultimo appunto
viene perfettamente tondo o ovale in questo caso. La quinta tips, anche questa è molto utile, è la copia incolla, che può servirvi appunto a copiare e a incollare, quindi mandare magari dei messaggi o anche semplicemente copiarvi dei testi nelle note. Avevo già lasciato aperto una pagina di giallo zafferano con la ricetta delle uova alla coque. Qua basterà semplicemente copiare, selezionare, comprese magari anche una foto se volete anche ricordarvi appunto con l'immagine, con 3 dita fare un pinch in, poi andare nelle note appunto o magari in un messaggio. Qua andiamo direttamente nelle note, facciamo nuova nota e fare pinch out, e da come potete vedere mi ha copiato e incollato il testo e anche la foto. Tips numero 6, ovvero con un tap tornerete indietro velocemente. Ora apriamo sempre Instagram e mettiamo che scorriamo giù e andiamo a vedere magari un sacco di post, ci ritroviamo giù e non vogliamo poi dover tornare in su sempre scorrendo. Basterà fare un tap in alto a destra e automaticamente ci tornerà su all'inizio, e questo si può fare con qualsiasi altra applicazione, con anche i messaggi. Settima tips, veramente molto utile anche questa, d'altronde come tutte le altre. La numero 7 è la shortcut, ovvero potremmo scrivere già delle semplici parole e da lì avere magari un testo più lungo o avere direttamente un numero di telefono o un indirizzo. Vi faccio vedere cosa intendo. Avevo lasciato già aperto adesso qua un messaggio di AliExpress per un tentativo di accesso, e come potete vedere qua, se vado a scrivere il mio numero, viene fuori subito il mio numero di telefono. Io basta che ci clicco sopra e il mio numero arriverà nel messaggio. Ora vi faccio vedere come crearli. Basterà andare nelle impostazioni, andare giù in ricerca, scrivere testo, sostituzione testo. Quando siete qua, andare su sostituzione testo e vabbè, qui ce n'era già una impostata, CMQ come comunque. Basterà cliccare su aggiungi, scrivere la frase, tipo qua scriviamo via Mattei 19, che facciamo finta che sia il mio indirizzo. L'abbreviazione sarà indirizzo. Una volta creato andiamo su salva, torniamo nel messaggio precedente, cancelliamo il testo col mio numero che vi avrò coperto. Una volta che siamo qua basterà scrivere indirizzo e senza neanche averlo scritto verrà già fuori appunto via Mattei 19. Questo è molto utile se vogliamo salvarci magari il nostro IBAN o magari appunto il nostro indirizzo, magari appunto il nostro numero di telefono, numeri di telefono di altri o altre informazioni che vogliamo avere già lì pronti, e semplicemente senza stare a riscrivere tutto, senza doverlo ricordare, come anche il codice fiscale, basterà aver aggiunto questa shortcut e ce l'avremo subito pronta. Ottava tips, sapevate che con la nostra tastiera possiamo avere un trackpad? Vi mostro subito, andiamo a riaprire la nota che abbiamo creato prima. Se volessimo andare direttamente con la frase qui dove c'è risveglio per poterla cambiare, vedete tante volte è sempre un casino. Sì, se si tiene premuto è un po' più semplice, ma ancora più semplice, magari non lo sapevate, se si tiene premuto spazio, vedete che diventa un trackpad e possiamo muoverci completamente appunto come fosse un trackpad in mezzo a ogni parola, così da poter lasciare e sistemare facilmente e aggiungere un'altra frase, e possiamo farlo quante volte vogliamo. Se adesso mi ha cambiato la frase è semplicemente perché il correttore me l'ha autocorretto, visto che erano testi e lettere schiacciate a caso. Questa comunque è una cosa davvero tanto utile per appunto andare a sistemare magari dei messaggi o dei testi che abbiamo scritto senza dover andare ogni volta a centrare col dito e magari non beccare la parte giusta. Fidatevi, io da quando l'ho scoperta la uso praticamente sempre ed è veramente tanto comoda. Nona tips, salvare praticamente delle pagine web come PDF, ma salvarle per intero. Andiamo ancora qui sulla nostra ricetta di prima, e se volessimo salvare tutta questa pagina senza dover appunto fare tanti screenshot, basterà fare appunto uno screenshot, aprire lo screenshot e al posto di schermo pagina intera. Magari molti di voi non lo sapevano, ma così si salverà in PDF e come potete vedere abbiamo salvato tutta la pagina intera
così da poterla appunto poi o inviare o direttamente salvare come PDF su file, cosa davvero davvero tanto utile senza avere appunto 10 o 11 screenshot per avere una pagina intera. Numero 10, la multiselezione. Se siamo magari nella home screen e vogliamo spostare tante applicazioni da una pagina all'altra senza dover appunto selezionarla una per una e spostarle una per una, basterà che premiamo su una, la teniamo e in questo momento cliccare anche su tutte le altre e come potete vedere si raggrupperanno tutte assieme e così potremo spostarle indietro da una pagina all'altra. Questa cosa si può usare anche con le fotografie, quindi ovviamente se selezioniamo una nostra fotografia possiamo metterci dentro anche tutte le altre e poi possiamo scorrere tra i menu e appunto aggiungerle magari in altri album o semplicemente tornare indietro e rilasciarle nell'album precedente. E questo si può fare anche con i file PDF, davvero davvero tanto utile. 11ª tips è il riconoscimento dei suoni ambientali, ovvero con iPhone potrete mettere un allarme in caso magari qualcuno vi suoni il campanello o c'è un clacson che magari suona o il vostro bambino che piange e potrete impostarlo e nel caso state facendo altro, magari avete su le cuffie e state ascoltando la musica, iPhone lo riconoscerà per voi mandandovi una notifica sul telefono. Basterà andare in impostazioni, cliccare su impostazioni, andare su accessibilità. Una volta che siete su accessibilità andare su riconoscimento dei suoni, lasciare ovviamente attivata la spunta qui verde, andare su suoni e qui avete una sfilza di suoni che iPhone può riconoscere. Potete mettere tipo il campanello, attivarlo e potete scegliere ovviamente anche il tipo di suono acustico che vi manderà o che vi manderà magari direttamente in cuffia se avete delle cuffie. Quando sentirà suonare il campanello di casa vostra o sentirà un clacson o sentirà magari il vostro bambino che piange, vi manderà una notifica e anche un suono. Ovviamente non affidatevi al 1000x1000 soprattutto se è in una situazione di pericolo o se è qualcosa che potrebbe farvi male se non sentite il suono. Numero 12, per tutti gli amanti dei suoni ambientali, ovvero magari le onde, la pioggia o i suoni anche bianchi, potrete averli direttamente, anzi li avrete direttamente già sul vostro iPhone. Basterà andare in impostazioni, tornare sempre ad accessibilità, scorrere giù e andare in audio ed effetti visivi. Qua andare su suoni di sottofondo, puntare la notifica e come sentite questo è il rumore rosa, se no potete anche mettere la pioggia, il ruscello e anche l'oceano. Quindi per tutti gli amanti dei rumori di sottofondo potete rilassarvi con dei suoni che sono già preimpostati dentro il vostro iPhone. Tips numero 13, altra tips veramente veramente utile, ovvero se usate il telefono a una mano e magari avete un iPhone Pro Max o comunque avete le mani piccole e magari non riuscite ad arrivare alle app più alte, basterà fare semplicemente con un piccolo tocco toccare in giù il telefono e come vedete le app trovavano in alto sullo schermo si abbasseranno e quindi potrete arrivare comodamente con il vostro pollice. Per tornare indietro basterà cliccare su una volta e tornerete indietro. Tips numero 14 è la setting navigation, ovvero la navigazione nei setting, molto molto utile. Tante volte magari andate appunto nei setting, andate come abbiamo fatto fino adesso, magari accessibilità, poi andate audio effetti visivi, poi magari andate in suoni di sottofondo e dovete ripremere tante volte indietro per poter tornare appunto da capo. Ma molti forse non sanno che se tenete premuto sopra qua si aprirà, come vedete, tutte le altre impostazioni, quindi potete andare ad accessibilità o impostazioni direttamente e tornerete alla pagina principale. 15ª e ultima tips, anche questa veramente fantastica, mi ci sto divertendo veramente un sacco, e si tratta dello scontorno delle foto che potete usare per sticker o per un sacco di altre cose. Basterà andare nelle vostre foto, io già avevo lasciato aperte queste, selezionarne una, tenere premuto leggermente, come vedete l'ha appena scontornata, copiare la foto, poi andare magari nei messaggi, adesso qua vi avevo lasciato aperta una conversazione che avevo avuto con Fastweb, andare semplicemente qua, cliccare, fare incolla
sta caricando appunto il media e come potete vedere vi crea in automatico uno sticker che ora io non invierò, ma io ne ho creati veramente tantissimi, li ho poi salvati e ce li ho già pronti da usare su WhatsApp appunto, e vi creerà questi sticker con voi o con i vostri animali o con qualsiasi altra cosa vogliate. Oltre a creare gli sticker potete andare appunto magari anche nelle vostre note, se andiamo sotto, fare così, incollare, e in automatico vi incollerà il vostro sticker e con gli scontorni fatti anche perfettamente, e come potete vedere non ha tagliato via neanche un pezzo. Potete usarlo veramente per un sacco di cose. Io che magari faccio anche le copertine per i miei video di YouTube, magari usando Canvas o altre appunto applicazioni, potrete direttamente copiare una vostra immagine e incollarla direttamente poi alla miniatura, alla copertina, per creare appunto quella del vostro video. E niente ragazzi, spero che queste 15 tips siano stati veramente utili. Fatemi sapere quale di queste 15 tip già conoscevate o quale invece andrete ad utilizzare, quindi fortunatamente vi ho dato qualche consiglio in più. Come sempre vi ricordo di seguirmi qui se ancora non l'avete fatto, date sotto un'occhiata a tutti gli altri vari social, soprattutto Instagram che è tanto bello, ma anche TikTok. E che dire ragazzi, nient'altro, bella!